Eccomi qua, buongiorno, appena svegliata, gli ospiti dormono ancora e io un po' sonnecchiante mi butto, vado a farmi un bel bagno in quest'acqua meravigliosa. E questa è la colazione di oggi. Ragazzi già sono in acqua, Mauretto si è appena fatto bagno. Com'era l'acqua? Bagnata. E quindi giornatina? Iniziata in maniera eccellente. Direi. Eccoci, dopo una buona colazione è arrivato il momento di partire. Stiamo lasciando San Vito e la sua baia e ora oltrepassiamo Capo San Vito con il suo splendido faro, che è questo bianco, che è davvero delizioso, e iniziamo a scendere lungo la costa ovest della Sicilia. Ci avviciniamo sempre più alle isole Egadi. Adesso dobbiamo anche valutare la situazione Parco Naturale delle Egadi, perché rispetto alle Eolie c'è da pagare un permesso sia per l'ancoraggio in determinate zone che per la navigazione all'interno del parco, che può essere diversa a seconda che la barca sia privata, commerciale, in locazione, a noleggio occasionale. Quindi adesso definiamo bene quando arriveremo alle Egadi, se già oggi pomeriggio o domani, e in base a quello procedo al pagamento e alla compilazione dei moduli richiesti per veleggiare e navigare all'interno del parco. Intanto ammiratevi questo splendido faro. E qui fa proprio da spartiacque, infatti il vento in questo momento, che siamo ancora lungo la costa nord della Sicilia, viene da est-nord-est. Appena scavaliamo e passiamo oltre, cambierà sicuramente. Ora vediamo. Speriamo di riuscire a fermarci in una baia che ci piace moltissimo, ma che purtroppo per le condizioni meteo anche degli anni scorsi siamo riusciti rarissimamente a fermarci in passato. Ronick intanto naviga. Il tender l'abbiamo ancora a bordo perché per il momento i ragazzi non vogliono scendere a terra, quindi per comodità ce lo teniamo a bordo. Guardate un po' che meraviglia, siamo in arrivo in uno dei posti più spettacolari di questa parte nord-ovest della Sicilia. Siamo al termine della riserva dello Zingaro e qui esattamente ci troviamo di fronte alla spiaggia e al paesino di Macari. Qui è fantastico. Il problema è che spesso è difficile fermarsi proprio perché ci sono delle condizioni di vento e soprattutto quando picchia il maestrale qui è praticamente impossibile perché si crea un'onda talmente alta e frequente. Quindi vedo che adesso è tutto bello piatto e perfetto, vedete? Ci sono già barche ormeggiate e quindi vediamo di fermarci qui. Questa è la baia e la spiaggia di Macari. Guardate che spettacolo. Qua dietro il Caicco Shanti abbiamo sullo sfondo il Monte Cofano. Innanzitutto godetevi questa bellissima baia e questa splendida giornata con quest'acqua smeraldina. Ed ecco la nostra Maria che si è pronta al bagno. Si è pronta. Vado. Impressioni, Mari? Impressioni di settembre? Tavola. L'abbiamo persa. Ecco qui anche Elena, vai! Oh là là! Pronti? Oh, che bella. Bellissima.
Io intanto riprendo le dee. Allora, pronto per il pranzo? Siamo pronti per il pranzo. Quest'oggi, qui alla Baia di Macari, degustiamo tipici arancini siciliani con un'insalata bettiana di patate, tonno e fagiolini. Un po' di insalatina mista. Siamo al Monte Cofano. Eccole qua di fronte a noi le isole Egadi. Favignana, Levanzo e dietro un po' più distante Marettimo. Ci troviamo ora al traverso, o quasi, di Trapani, che è la cittadina che vedete qui, che prosegue tutta lungo la costa, e quindi ci stiamo avvicinando sempre più al parco delle isole Egadi. Poco fa ho appena pagato i permessi, quindi possiamo navigare e ancorare all'interno del parco. In questo momento stiamo veleggiando benissimo a vela, vedete dietro le vele. E quindi proseguiamo perché la prima tappa è Favignana, dove ci aspettano anche altri amici, tra parentesi, altre barche di amici, e quindi navigheremo anche un po' in loro compagnia. Passaggio alla boa. Poggiate. Lasca. Andatura a farfalla. Poi Mauro vi spiega bene che cos'è. The butterfly. Andatura a farfalla consiste nel tenere il fiocco Genoa da una parte e la randa dall'altra. Si fa praticamente quasi in fil di ruota, e in questo momento io tengo il boma a sinistra, cioè prendendo le mura sul randa a destra, perché in questo caso hai sempre diritto di precedenza, perché viene considerata come se fossi mura a dritta. È bravo Mauretto. Finalmente arrivati a Favignana, siamo alla baia di Marasolo. I ragazzi adesso aiutano Mauro a chiudere la randa, per una volta che non lo devo fare io, lasciamoli fare. E questo è lo spettacolo che abbiamo attorno a noi. Il sole purtroppo è già sceso perché siamo già quasi alle 7 di sera e è passato dietro la montagna, ma buongiorno, spiaggia di Marasolo, mattina, ore 8 circa, e ascoltate il silenzio di questa baia. Si sentono solamente i gabbiani che cinguettano e nient'altro.
posto davvero stupendo, silenzioso e rilassante, decisamente. Ora ho preparato la colazione, i ragazzi si stanno pian piano svegliando e poi con calma ci muoveremo per andare a scoprire altri posti, altre rade di queste splendide isole Egadi. È arrivato il momento di muoversi, quindi lasciamo la baia di Marassolo e ora risaliamo l'isola di Favignana verso ovest e quindi l'idea è di fermarsi, superare il Preveto e fermarsi a Cala Rotonda, che è un'insenatura lunga e stretta, un piccolo fiordino che entra e con un mare delizioso. Comunque i colori di quest'isola e dal mare sono fantastici, perché qui proprio c'è un blu intenso. Oggi è forse uno dei pochi giorni o delle poche mattine che non c'è vento, adesso già si sta alzando, lo si vede anche là da lontano sul mare che arrivano le prime crestine di vento e quindi giornata fantastica. Fa molto caldo, però la temperatura dell'acqua rispetto al nord della Sicilia, lo sapevamo, si è abbassata notevolmente. Nel nord della Sicilia, prima dei vari temporali che ci sono stati la settimana scorsa, siamo arrivati quasi a 27 gradi. Qui ora ce ne sono 22,5, quindi diciamo decisamente freschina. Cala Rotonda. Guardate che bellezza, andiamo a farci un bel giretto in tenda. Grotta di Cala Rotonda. Guardate un po', piccolina ma deliziosa. Andiamo alla luce? La Betty marinaia.
in arrivo a Levanzo, altra isola delle Eghe. Ora cerchiamo di posizionarci di fianco al paese, a Cala Fredda, che è questa dove ci sono tutte le altre barche, così vediamo se riusciamo a scendere anche a terra e a farci due passi. Eccoci arrivati a Levanzo, guardate che meraviglia di paesino. Le nostre donzelle che arrivano verso il Faraglione. Eccole qua. Tra gli amici di Sailing Ronic abbiamo anche Mario, Valeria, la Bettina, la conoscete già? Marco, Stefano, Federica, Alice, Leone e Vittorio. e Vittorio. Bravissimi qua a vedere il sole che tramonta in questo luogo spettacolare, con questo faraglione che esce dal mare. Questa sera ci godiamo il tramonto da qui, dai faraglioni di Levanzo. È stato una meraviglia e ora i colori si stanno facendo sempre più tenui e noi pian piano ci avviciniamo e torniamo verso il nostro Ronic. Quindi anche per questa sera vi salutiamo e ci vediamo domani per una nuova isola e nuovi posti da raccontarvi e da mostrarvi. Ciao, buonanotte!